chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. L'amore per la Sierra Cosworth mi è venuto senza motivo in realtà, o forse un motivo c'era. In famiglia avevamo due Ford, una Mondeo Station Wagon e mio padre aveva un Transit. Quindi diciamo che l'ovale blu ce l'ho avuto davanti agli occhi un bel po', ma non era mai successo che sentissi sulla mia pelle un motore Cosworth. Ovviamente quelle Ford erano diverse. Vediamo se parte ancora. È morta. Proviamo con la batteria della Porsche. Per un bel periodo ho frequentato un negozio di ricambi, era l'unico negozio in città dove si vendevano parti per macchine elaborate e un ragazzo che ci lavorava aveva questa Sierra Cosworth nera 4x4 con i cerchi dorati, lo scarico artigianale, e ricordo che ogni volta che andavo lì perdevo delle ore a guardare la sua macchina e aspettavo tutte le volte che a sera lui staccasse per andare a casa e accendesse questa macchina. E ricordo lo scarico artigianale faceva un casino e una volta, non ricordo se lo feci apposta o no, io avevo ancora il motorino, o me l'avevano sequestrato o non funzionava o feci finta che non funzionasse, mi feci trovare sulla strada dove sapevo sarebbe passato questo ragazzo con la sua Sierra e lui, giustamente ci conoscevamo, mi chiese se volevo un passaggio e avevo forse 16 anni. Non è proprio la sua, ma è sicuramente più potente della sua. Ricordo come fosse oggi quando al semaforo lui è partito con una certa fierezza e non mi posso dimenticare il momento in cui ho sentito per la prima volta un turbo benzina entrare nella mia schiena con la coppia e la spinta della Sierra Cosworth. Qui vediamo che il coperchio punterie ha avuto un bel po' di perdite. Avrà avuto 230-240 cavalli, non era super elaborata, ma per il Davide di 16 anni era un aeroplano e non mi tolgo dalla testa il rumore della pop-off che avevo qui quando ha scaricato dal prima a seconda. Quel suono mi è rimasto qua. Controlliamo l'olio, vediamo l'olio a che punto è. Ovviamente è vecchissimo. Prima di fare qualsiasi spostamento lo andremo a cambiare. Adesso però intanto vediamo se riusciamo a metterla in moto. E speriamo bene. Sì. Tossisce un po', ma è andata in moto. Scoppia male, ma intanto scoppia. Poteva andare peggio. Ok. Anni dopo, quando è nato Drive Experience, ho iniziato a guidare quelle macchine che avevo sempre sognato e la prima Cosworth fu una Sierra Pinnone nel 2014 a Firenze di un ragazzo con cui siamo diventati molto amici, Andrea. Guarda come ride. E lì mi è cambiato ulteriormente tutto perché non mi aspettavo che fosse non solo violenta come potenza, come coppia, ma bella da guidare, sterzo, telaio, freni, perfetta. Avevo già in testa da anni questa benedetta Sierra Cosworth dai tempi in cui avevo avuto quell'esperienza e poi ci fu il periodo di velocità massima con Valerio Mastrandrea dove c'era questa Cosworth. Insomma, tanti fattori mi hanno portato a capire che un giorno avrei dovuto assolutamente avere una Sierra.
Ci fu un altro episodio che mi fece salire la scimmia ancora di più e fu quella che io chiamo la mia cresima, quel giorno nel 2014, quando Drive Experience era nato da poco, in cui provai la famosa Escort di Bulldozer, che all'epoca avrà avuto circa 600 cavalli. E fu la prima volta che provai una macchina con cambio sequenziale su strada e con una potenza disumana. Leggerissima e con quei cavalli ricordo che davvero quel giorno mi cambiò tutte le mie percezioni. Da allora le cose sono cambiate, adesso sicuramente provare una macchina di quella potenza sarebbe diverso, ma allora, quando avevo appena iniziato, mi portò via il cervello, mi ricordo la sensazione quasi di terrore a dare del gas. E ancor di più quel giorno mi ricorreva in testa questo nome, Cosworth. La Cosworth la riconosci per pochissimi dettagli che conoscono soltanto gli appassionati e quindi mi piace ancora di più per questo, mi è sempre piaciuta per questo, perché è insospettabile. Finalmente l'anno scorso è arrivato il momento per me di comprare la mia Sierra. Ho aspettato abbastanza, mi sono fatto questo regalo e l'ho trovata con poco più di 100.000 km, unico proprietario, di un signore che aveva più di 60 anni quando l'ha comprata da nuova. Non so neanche io se sapesse che macchina comprò all'epoca, perché è stata trattata come una station wagon. Non aveva nessuna modifica, gli ammortizzatori originali, tutto dentro originale. È una macchina sopravvissuta all'epoca di Fast and Furious, indenne. Non l'ho mai vista una Sierra così, tanto che mi è dispiaciuto abbastanza comprarla sapendo che io non l'avrei lasciata di serie. Non farò nulla che la snaturi, non farò nulla che non sia reversibile, però effettivamente è talmente raro trovare una Sierra così originale che un po' il pensiero me lo sono fatto. È stato questo il motivo per cui ho deciso di non modificare il suo motore, ma di comprarne uno con il basamento della 4x4, che è più solido, che è più elaborabile, e partire da quello. Il suo motore originale in qualsiasi momento potrà essere rimesso dentro il cofano e la macchina potrà tornare tranquillamente di serie. Non l'ha abbinato mai. Ah, perché no? Oppure è stata fatta la distribuzione? E adesso che finalmente mi sono deciso a metterci mano, non posso non rivolgermi a Bulldozer per continuare quello che abbiamo interrotto nel 2014 con la sua Escort con Eclisse. Farò un piccolo tagliando giusto per affrontare il viaggio verso Bulldozer. Insomma, buone rite. Ho intenzione di non renderla una macchina appariscente, vorrei anzi che sia una sleeper, le cosiddette sleeper, macchine che da fuori sono insospettabili ma sotto hanno della gran cattiveria, ed è proprio quello che mi è sempre piaciuto di più della Sierra, che da fuori non si capisce. L'unica licenza che mi prenderò per la parte estetica saranno i cerchi, perché è indispensabile avere più impronta a terra. Si sente che è molto legata, è normale, è stata ferma tanti anni, ma già così lo sterzo e il cambio della Sierra Cosworth 2VD sono proverbiali e io la adoro. Non vedo l'ora di rimetterla in sesto. Anche se non è per niente in forma, le basta un filo di gas e tira fuori tutto il suo caratteraccio. La adoro! Già di serie da guidare è spettacolare, è una macchina che ho sempre adorato, ma non vedo l'ora di sentirla quando avrà sotto il cofano il motore che dico io.
Ce l'abbiamo fatta. Inizia ad avere dei vuoti abbastanza preoccupanti, ma ce la faremo. Impresa. Ce l'ho fatta. Buongiorno, finalmente. Ce l'ho fatta. È stata dura. Ciao carissimo. Andiamo. Tutto Ho bene? pensato di non farcela in qualche tratto, eh. Ma dai, Inizia a siamo tossire. messi così male? Speriamo di no. No, Tossisce, freni finiti, frizione finita. Ma dai, tutte cose sistemabili, Ho dai. perso il pedale della frizione, ho dovuto cambiare senza, un po' di cose sono successe, ma insomma, Dai. non ti preoccupare, cioè. È il mio lavoro. Confido in te. Diciamo che se andava già tutto bene, Era troppo non, facile. non servirei. Questa è rinata finalmente. Così. Non ci avevo fatto caso. Sì. Passato più di un anno, quanto è passato? È 2 anni, oltre 2 anni. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, dai. Madonna, che ricordi. Che ricordi. Eri anche più giovincello. Anche tu. Un bel po', sì. E chi se la scorda? Ho conosciuto Davide per la prima volta in occasione di un video fatto su Eclisse. Ho visto un video suo, mi è piaciuto, pertanto ho deciso di chiamarlo e sentire se era interessato a recensire la mia macchina. Parliamo di 6 anni fa, perché era il 2014, e mi ricordo quando l'ha provata per la prima volta che è rimasto abbastanza stupefatto perché si vede che era qualcosa che non aveva neanche ancora provato. Adesso sicuramente ha molta più esperienza perché macchine ne ha provate veramente tante. Già lui mi diceva che era innamorato della Sierra. Poi dopo, quando ha provato la mia, magari si è convinto ancora di più, l'ha presa. Quando l'ha presa, che mi ha chiamato e mi ha detto che aveva comprato questa Sierra, abbiamo pensato di dargli un po' di vitamine e farla girare come avrebbe voluto. E siamo qui per questo. Senti. Allora, fammi vedere qua il nuovo acquisto. Vuoi andare subito? Intanto ti posso dire che sono contento della tua scelta. Visto? Sempre voluto il 2VD. E l'ho trovata con 103.000 km di un anziano di 90 anni. Tutto originale, anche gli ammortizzatori, tutto, tranne quella là. Inutile. Però era come la volevo io. Di un signore anziano, l'ha usata sempre come una Ford qualsiasi, probabilmente neanche sapeva che macchina era. Davide mi ha portato la Sierra e la prima impressione è positiva perché l'auto si presenta originale e questa è una buona cosa perché tante volte quando vengono pasticciate sono problemi. La macchina ha sidra, sudorazioni di olio e quant'altro, ma non sono per niente problemi, però nel complesso mi piace perché è un'auto ancora sincera, secondo me ne verrà fuori un ottimo risultato. Nelle sue parti è tutta bella come mamma Ford l'aveva fatta. Poi lo scarico è tutto nuovo e già ha avuto il tempo di bucarsi. Quindi se la vedi da sotto sembra nuova, in realtà c'è un buco così. Beh, ma tanto cambiamo tutto. Sì, non ci interessa. C'è un bel super sprint. Adesso questo motore qua cosa facciamo? Siccome mi dispiace da morire, elaborare un originale così, con 103.000 km, non lo trovi più, Certo. e tutti questi bei discorsi. Tu mi insegni che questo basamento qui, questa testata qui, sarebbe meglio. Allora, la testata è anche valida, il basamento è più esile rispetto al 200, pertanto se noi adottassimo un basamento 200, ossia quello del 4VD, abbiamo una base più solida. E anche perché allora questo lo mantieni originale, lo metti da parte che almeno te lo tieni bello integro. Sì, ti prendo un motore 200, questo qui lo mettiamo in naftalina su un bel bancale, che un domani non si sa mai, non Bene. credo di rimetterla mai originale. Però, Dubito pure io. e poi niente, da fuori la voglio lasciare insospettabile, quindi che chi la vede pensa che sia Nemmeno una i macchina. cerchi. Cerchi sì, Ah, cerchi ecco. sì. Se no, cerchi assetto. E non se ne deve accorgere nessuno da fuori di che cosa è capace sta macchina poi. Basta che non aceri, che non la metti di traverso. Non esagerare come il tuo solito, che la voglio usare tutti i giorni.
Allora, tu mi dirai cosa vuoi e io vedo di riuscire ad accontentare le tue esigenze. Anche perché un 2 ruote motrici, se ci diamo su bene, diventa molto scomodo sia per te che a guidi, che per le altre. In autostrada viene una macchina molto molto veloce. Io penso che questa qui, già quando sta sui 300, già è una macchina dignitosa. 300 km/h. No. Però mi sa che queste non faticano ad arrivarci da vicino, 280, No, 270, ci queste macchine qua. ci arrivano. Già sui 300 cavalli su una macchina così sembra di volare. Beh, Io penso che ce ne possiamo aggiungere un altro 80, va bene. così, 350, 380. Ok, dai. Ti accontenti così? Sì. Guarda, Dormi tranquillo. Io faccio quello che vuoi tu. L'importante è che tu sia soddisfatto e abbiamo centrato l'obiettivo. Se facciamo una cavalleria così, tra virgolette, contenuta, riusciamo ad avere un ottimo basso Che è quello che mi interessa di più. Da sotto, insomma. Esatto, che tira anche in basso. Esatto, in maniera che quando affondi in curva si intraversi. Esattamente. Hai capito già tutto quello che mi interessa, l'hai detto già, a posto. Buono, Sì, insospettabile da fuori e tremenda da dentro. perfetto. Dai, la mettiamo dentro. Sì. Io fin da piccolo sono sempre stato appassionato di motori, infatti fin dai tempi del motorino ci passavo ore e ore e ore a elaborarlo. Poi quando sono passato alle macchine, la mia prima macchina è stata una Delta integrale, 16 valvole, molto sudata perché non è che mi sia venuta dal cielo. Il problema lì è che io non ero capace di metterci mano, infatti dovevo appoggiarmi a delle terze persone. Da lì poi dopo qualche anno provai una appunto elaborata, mi è piaciuta, la comprai, però necessitava periodicamente di manutenzione. Io essendo operaio non riuscivo a permettermi questa passione, quindi ero arrivato a un bivio che o vendevo la macchina oppure imparavo a metterci mano. Da lì ho iniziato con le mie prime esperienze, le mie prime rotture, ho iniziato a elaborare non solo la mia macchina ma anche auto di amici perché vedevano i risultati che queste macchine andavano. Non riuscivo più a starci dietro all'offerta di lavoro perché io lo facevo come hobby, pertanto ho deciso assieme al mio caro amico di infanzia, nonché di avventure, Manuel Sbalchiero, di aprire Bulldozer SRL. Nel 2011 siamo partiti con questa avventura che per fortuna è sempre andata in crescita. Come vediamo macchine ce ne sono, i clienti sono soddisfatti ed è questo che puntiamo noi. Ti senti male qua dentro? Piglia una fritola. Grande. Ti sei fatto una bella officinetta? Ce n'è di roba, Casualmente tutte escort. Ce ne sono di escort. La sorella maggiore. Sì, questa qua sarebbe una gran macchina per te. Lo so. Anche perché ha una guidabilità, La conosco. cioè, Quella che guida io era stesso colore. guarda, è bellissima questa. Sì. Il 3 porte è eccezionale. Infatti vale quello che vale e non me la posso permettere. Però devo dirti, in realtà, io forse sono l'unico al mondo, ho sempre preferito la 4 porte. Sembra una macchina del nonno, non se lo aspetta. Questo, capito, vedi l'alettone, vedi le prese d'aria, gli allargamenti. Anzi, in realtà la gente normale pensa che sia macchina elaborata da qualcuno, non che sia di fabbrica così. Invece quella là la vedi, sembra proprio, cioè non se l'aspetta nessuno, capito? Sì, anche perché sono stesso colore. Sì, tra l'altro Proprio sì, due sorelline. stesso colore. Sì. Il progetto di Davide non è un progetto esasperato, anzi mi ha chiesto una macchina che sia guidabile, che sia gestibile e utilizzabile ogni giorno. E vuoi una macchina che tira da basso,
un potenziale sull'ordine dei 300 cavalli abbondanti. Questa è quella che mi dicevi? Sì. Quanti ce n'ha questa? Quanti ce ne avrà? Lì abbiamo 4 numeri. Lì facciamo sul serio. Vieni qua, guarda. Quello lì è... Ah, madonna! Ah, qua c'hai la sala operatoria, vedi? C'è tutto. Turbine, pistoni, bielle, camme, valvole, molle. Quel che ti passa per la testa c'è. Va bene. Già messo... Oh! Sì, per forza. Guarda che ragazzino. Nel 2017 mi è successa una disavventura, mi è andata a fuoco Eclisse, la mia escort. Quando è successo quella sera stavo provando la strada del Costo di Asiago perché la settimana successiva avrei fatto da apripista. Mentre salivo ho sentito che la macchina non rispondeva a dovere e quando mi sono fermato mi sono accorto che c'erano dei problemi di perdita di benzina, infatti è scoppiato l'incendio. Quando ha preso fuoco in macchina avevo un estintore che l'ho subito utilizzato. Nel più bello che ero quasi arrivato a spegnere l'incendio è morto l'estintore ed ha ripreso il fuoco. Quando ho visto il video, la diretta di Alberto su Facebook, credevo che fosse uno scherzo perché era il 1° di aprile e lui è abbastanza matto da poter prendere una scocca di una escort normale magari e usare del fuoco da cinema, non lo so, mi sono fatto un film in testa, ho pensato che fosse impossibile che Eclisse avesse preso fuoco in quella maniera e quindi per almeno 2 o 3 ore sono stato abbastanza convinto che fosse uno scherzo, però poi riguardando le immagini effettivamente i cerchi erano quelli, cioè avrebbe dovuto investire veramente soldi e tempo per uno scherzo così fatto bene e infatti non era uno scherzo. Dopo aver periziato un po' il telaio e quant'altro abbiamo deciso di rimetterla in piedi. Tempo dopo sono andato a trovare Alberto di persona ed Eclisse e mi è dispiaciuto abbastanza vederla così perché me la ricordavo così cattiva e che sembrava invincibile, invece no, per niente, era mezza morta. Quando mi disse le intenzioni che aveva, cioè rimetterla in strada, rimasi abbastanza sconvolto perché vederla bruciata viva in quel modo e toccare le lamiere e sentire che erano veramente dei fogliolini erano rimasti. Eppure a quanto pare ci è riuscito perché oggi la macchina è più in forma di prima. È stata un'avventura non da poco, ci ha veramente messi alla prova non solo me, ma anche altra gente alle mie spalle, a partire dai miei carrozzieri. Però siamo riusciti a riportarla in piena efficienza, in piena forza. Non voglio essere sbruffone a dire addirittura meglio di prima, però abbiamo un ottimo risultato. Ah, questa qua è quella proprio di Cunico, che ha corso... Quella vera. Quella vera di Cunico, che ha fatto furore negli anni 93, 94, 95. È un bel pezzo, insomma, una bella escort. la usano? Sì, infatti anche adesso devo fargli un restauro completo. Infatti vedi sì. che non è messa da esposizione. Molto utilizzata, sì. Questa è Chimera, che sarà la sorella maggiore di Eclisse. Anche qua abbiamo una componentistica tutta ufficiale. Io punto a farla girare su strada anche questa, con motore, non come quello di Eclisse, bensì più da coppia bassa, tanto da non fare anche una fotocopia, insomma, una roba diversa. Alleggerita. Questa è tutta alleggerita, infatti qui abbiamo tutti i particolari in vetro resina. Altro passo ancora. Un altro bel gioiellino. Madonna. Beh, lavoro ce n'hai abbastanza, mi sembra. Sì. I cerchi li voglio come questi qua. Secondo te sulla mia ci vanno senza fare lavori? 8-17? Proviamo, altrimenti li esatto. facciamo. Sì, questi ci voglio. Sempre voluti questi, però grigi, senza scritti. Solo per chi sa. Bene. Chi sa, chi non sa, non sa. È arrivato anche il mio socio, in teoria. Ah, eccolo. Manuel, vieni che ti presento Davide. Ciao. Va bene.
vediamo quanti cavalli ne usciranno, anche perché non puntiamo al potenziale ma puntiamo al risultato, ossia che la macchina deve essere buona fin dai bassi regimi. Io mi sono portato avanti, ti ho fatto già mandare da Super Sprint lo scarico. Bene. Collettori modifichiamo i suoi, mi hai detto? Sì, esattamente, manteniamo i suoi. Però centrale e terminale abbiamo questi. Madonna che pacco. Come diametro giusto? Va bene? Va bene, va bene. Per quel che dobbiamo fare va benissimo. Bene. Com'è il terminalino? Tondo, speriamo non sia troppo silenzioso, che altrimenti... Io ho detto più casino possibile, come sempre, ormai neanche me lo chiedono più. Tutte le macchine che gli chiedo di farmi lo scarico, quanto rumorosa la vuoi, ormai non me lo chiedono più. C'ho sta cosa da tamarro dentro che un po' neanche con l'età mi è passata e vedo che neanche a te, quindi. Guarda, il rumore ci deve stare, è musica. Ci siamo affidati a FTS che ci ha fornito la turbina Westgate Pop-Off. Abbiamo fatto una scelta su un turbocompressore di nuova generazione. Devo dire la verità, non l'ho mai provato, pertanto è una nuova esperienza anche per me. Allora, da FTS ti ho fatto arrivare già la turbina che mi hai chiesto. Bene. Per rimanere sulle potenze che abbiamo detto. Certo. Una busta con dentro Soldi. Ciao Davide, ciao Alberto, con la speranza di darvi una mano in questo fantastico ed ambizioso progetto. Buon lavoro e mi auguro di conoscervi presto. In bocca al lupo per la Sierra. Andrea Scaiola, oh che carino. Troppo piccolo? Dicono che funziona. Qui ci abbiamo ancora assi e qui a chiocciola. Odore di cavallo? Ancora qui. Mi par buono, no? Quanto è leggero. E abbiamo una pop-off bella grossina. Bravi FTS, hai visto? Queste sono istruzioni per l'uso? Ti servono? No, credo. E qua abbiamo la Westgate. Bene, le varie moglie di taratura. In merito alle tubazioni siliconiche ci siamo appoggiati a TBF Performance, che ci fa anche su misura su nostra richiesta. E qui abbiamo l'acqua, che è quello standard. Sono dei pezzi che in molti non considerano tanto, sbagliando. Ma poi sono quelli che ti lasciano a piedi. Io l'ho fatte fare nere, sempre per il discorso che voglio una macchina che anche chi apre il cofano, chi capisce capisce e chi non capisce non capisce. Tieni, vai, fate l'onore. Vaschetta. Ah, questa neanche lo sapevo che arrivava. Bello. Sempre Natale, vedi? E qui sarebbero il kit aria, dal turbo all'intercooler, quello lì è per l'aspirazione e via. Bellissimo, perfetto. Ecco il bambino. Davide mi ha portato un monoblocco 200, apparentemente era in buono stato. Quando l'abbiamo aperto abbiamo trovato tutta la testa detonata, pistone rovinato, il blocco crepato, da metterci abbastanza male. Buongiorno Davide, qui abbiamo un problemino. Vedi qua, ad esempio, il pistone toccava la testa e anche qua vedi che c'è il segno che il pistone toccava la testa e lì no. Oltre a questo, vedi, è tutto detonato questo cilindro qua, però la roba strana è che se andiamo a vedere il blocco, il pistone non è detonato, vedi anche il colore diverso. Pertanto questo motore così non ha mai girato, è stato chiuso per probabilmente venderlo. Ti faccio vedere la guarnizione testa, ad esempio, è nuova,
non si è nemmeno incollata. Qui gli hanno sostituito il pistone, dopodiché l'hanno chiuso. Qui come problema abbiamo la crepa, vedi quella lì, eccola lì, è una crepa che va dal condotto acqua a dove vanno avvitati i bulloni testa. Adesso procedo e apro anche il sotto. Allora Davide, questo è il motore che mi hai spedito, l'ho già aperto perché almeno abbiamo avvantaggiato un po' i tempi. Come ti dicevo, mi sono accorto che è crepato, se vedi qui sì, c'è una crepa che va lungo la filettatura, sì, pertanto dovremo farci delle lavorazioni aggiuntive che tra l'altro vanno a migliorare l'efficienza del motore. Quali sono le differenze fra il mio e il basamento 200? Allora, in sintesi, il 200 lo riconosci perché qui vedi che hai dei zoccoletti che si riescono a filettare, pertanto noi, tanto più avendo questo problema qua, foriamo qua e andiamo a prenderci quei prigionieri qua in fondo. Quando andiamo a serrare a testa non abbiamo più il problema che il cilindro si ovalizza perché si tira da sotto. Oltre a questo abbiamo anche la canna che è più spessa rispetto al 205, pertanto regge qualche cavallino in più. Ottimo, abbiamo fatto bene allora. Direi proprio di sì. Qui ti avevo aspettato per farti vedere il blocco, mentre la testa, essendoci lavorazioni più complesse, che abbiamo visto che era molto messa male, mi sono già portato avanti. Infatti quella la troviamo qua, ti faccio vedere già sistemata, insomma. Abbiamo preso tutte le valvole nuove, qui dove vedi questi aloni qua, sì, sono tutti posti dove ho riportato il materiale. Aveva tutto detonato questo motore, sì, aveva scavato e pertanto ho riportato tutto il materiale e sono riuscito a ritirare tutto in piano senza andare a ribassare a testa perché ho tolto solo 4 centesimi dal piano. Qui vediamo le valvole che abbiamo scelto di metterle nuove perché le tue erano esauste. Sì. Ho messo le guide valvole tutte nuove in bronzo. Non abbiamo lavorato i condotti perché per le cavallerie che mi parlavi tu ho preferito lasciarla così. Diciamo che l'abbiamo ripristinata meglio possibile e direi che è venuto anche un bel lavoro. Sì. Poi come pistoni abbiamo CPS, eccoli qua. CPS, mi hanno scritto di nuovo il nome. Infatti i pistoni sono già giusti per il blocco. Perfetto, mi sento viziatissimo, mi scrivono il nome sopra. Poi, tornando al discorso del blocco tuo, sì, qui vedi che è filettato lì in fondo. Infatti noi abbiamo messo dei prigionieri lunghi anziché andare a filettarci qui. Foriamo qui e andiamo a filettarci giù di sotto, che allora quando andiamo a serrare a testa, come ti dicevo prima, lo sforzo viene sotto. Ecco, e praticamente sul tuo verrà fatta una lavorazione così. Ti chiudo la crepa della filettatura e poi ci faccio i fori, i filetti e i prigionieri lunghi così. Perfetto. E questa modifica qua non è possibile farla sul 205 perché il 205 non ha questo zoccolino dove si può andare a prendersi. In merito agli alberi a camme abbiamo l'appoggio di Colombo e Bariani che ci sta realizzando una coppia di alberi su nostra richiesta. Ci facciamo una lista con i prezzi pure più o meno, così mi preparo. Alberi a camme arrivano, Colombo e Bariani arrivano, esatto. Freni. Dischi e pastiglie. Facciamo solo baffati o baffati e forati? Io punterei su solo baffati. Mi piacciono molto di più. Tubi, treccia. Kit bronzine trimetalliche. Al modico prezzo di... Sono stati rivisti i passaggi di olio, il motore è stato squadrato, barenato e rettificato su tutti i piani. Sì, insomma, le solite modifiche. Il kit di paroli 172. I tubi non lo sappiamo. Che manca? Un discorso di banco prova. Ok, giusto. Pompa acqua metto io. Allora. Perché mia figlia mi ha detto è per me niente. No. Lei l'ha chiamato Brian e l'hai chiamata mia. No, l'ho chiamata Emily.
Come prima auto veramente elaborata è stata una Punto GT che ho fatto assieme al mio socio Manuel. Con questa macchina siamo andati all'AutoKit, fatto gare di accelerazione, insomma. Abbiamo anche ottenuto dei buoni risultati in categoria B1. Ad esempio, Imola 2003 abbiamo fatto un secondo posto in categoria B1. Ottimo, perché eravamo gli unici con un'auto fatta in garage, fatta da non preparatori ma bensì da ragazzi in casa, insomma. La mia prima macchina è stata una Lancia Delta integrale, è stato il mio primo amore, l'ho tenuta diversi anni. Non riesco a star senza Delta integrale perché anche adesso ne ho una in garage. Mi sono un po' convertito con Cosworth, però la Delta mi è sempre nel cuore. Me la sono preparata, una per fare gare di Formula Crono, un'altra me la sono preparata per andare a divertirmi sulla neve, perché per me le macchine principalmente non sono competizione ma sono divertimento, perché alla fine se tu lo fai per divertirti hai sempre la vittoria in tasca. Se tu lo fai per competizione, se qualcosa va storto o altro, inizia a non essere più una buona cosa, insomma. Ciao Davide, allora come vedi siamo quasi pronti a sfilarlo. Adesso attendo te e poi caliamo il tutto. Ciao ciao! Stiamo scendendo un motore completo di meccanica in modo da poter avere tutto in mano, da revisionare e avere il vano libero in modo da poterlo anche pulire bene. Quando ho tolto la cuffia del cambio tutti i componenti sono originali, molto difficili da trovare in una Sierra Cosworth. Verranno sostituiti tutti i gommini con un kit tipo Powerflex in modo da avere una direzionalità migliore. Verranno sostituiti i dischi freno con un impianto leggermente maggiorato, i trapezzi perché ormai sono stanchi. Uno dei problemi più probabili del fatto che la macchina tossiva e andava veramente male probabilmente era la pompa a benzina, che potete vedere non era proprio in gran forma. Adesso l'abbiamo sostituita. Abbiamo messo su una pompa con molta più portata e pressione, più adatta alle esigenze del nuovo motore, insomma. Svitiamo qua e tiriamo giù e sezioniamo cambio, motore e slitta. Quanti anni già? Infatti tanti, questo ha alzato tutti i miei motori. Una volta un motore aveva tanti cavalli e ha ceduto. Erano troppo pesanti. Assieme ad Öhlins abbiamo sviluppato un assetto per la mia Escort Cosworth che si è rivelato una bomba. La macchina è cambiata radicalmente, adesso sta in strada, tanto che abbiamo deciso anche con Davide di adottare un assetto Öhlins. Per la Sierra sua abbiamo dovuto apportare delle modifiche e ci hanno costruito un kit appositamente per questa macchina. Oggi è arrivato Davide e gli ho fatto vedere tutte le modifiche apportate al nuovo motore. Assieme a lui abbiamo chiuso la testata. Questa vedi che non si muove
vuole manco parlarne, perché deve andare proprio nel suo posto. Con gli altri invece hai prigionieri molto più laschi, io li tengo molto precisi in maniera che non ci scappi, rompe un po' i coglioni per metterla su però. Adesso siamo in attesa degli alberi a camme di Colombo e Bariani, poi chiudiamo il tutto e rimontiamo in auto. Allora, il primo passaggio è di 80 Newton, mentre il secondo sarà di 135 Newton. Adesso facciamo il serraggio definitivo a 135 Newton. Il mio 149esimo. Madonna. Con i bulloni inglesi non facciamo così. Il motore è dentro, abbiamo utilizzato un intercooler e un radiatore acqua maggiorato, l'impianto scarico abbiamo montato Super Sprint, il turbo un bel Garrett G25 660 che sono molto curioso a vedere il suo risultato, le camme Bariani, vediamo come gira questo assemblaggio insomma. Tra un po' arriva Davide, sono curioso di vedere la sua faccia quando vedrà la macchina semi montata, quando sentirà la prima accensione e vediamo un po' cosa ne pensa. Che mangi? Oggi facciamo la primissima accensione del motore, o almeno sarò io a sentirlo per la prima volta perché Alberto ha fatto già tutte le sue prove e finalmente dopo qualche settimana sentirò il rumore della mia macchina. Che dici, promette bene? Speriamo di sì. Vuoi provare a vedere se vai in moto? Vabbè, sì, direi che lo voglio sentire in moto, sì. Quando ho visto Davide, la sua espressione quando l'ha messa in moto, sono stato molto contento e vedere il suo viso così felice rende l'idea, insomma, adesso sarà da vedere quando la proverà. Ho aspettato circa 15 anni per sentire il mio motore dei sogni, il mio Cosworth che ho sempre sognato e oggi l'ho sentito per la prima volta. Il rumore della prima messa in moto non è sconvolgente come un grosso aspirato perché ovviamente ha bisogno di andare in movimento per esprimersi, però conoscendo un po' il motore e conoscendo un po' Alberto, il bello e l'emozione di oggi è quella di sapere che siamo vicini a poterci dare del gas e è un bel momento. Ho preso un paio di iniziative mie, spero che a Davide piacciono. Alberto mi ha fatto più di una sorpresa, mi ha montato un boost che posso controllare da uno switch sul cruscotto. Avrò 2 mappature di centralina che potrò scegliere attraverso l'utilizzo di questo interruttore, di cui una sarà un po' più civile, se così possiamo dire, e l'altra sarà, mi ha detto, molto arrogante. Ti ho fatto un boost che lo collegherò con la Westgate in modo che quando vuoi andare di traverso spingi il bottone e via col traversone.
Dovrò capire quanto spesso la userò, perché a seconda di questo dovremo usare degli additivi per la benzina, perché non in tutte le città si trovano le 100 ottani o benzine di qualità. Se dovessi trovarmi in una città dove non c'è possibilità di usare quel carburante, bisognerà farsi aiutare da degli additivi. Secondo te a occhio quanti ne fa? Dovremmo essere sui 400 cavalli. Ah! Un'altra sorpresa è stato lo strumento che ho adesso sul pannello al posto dell'orologio, dove posso controllare una miriade di strumenti diversi digitali. Giri, turbo, potenziometro farfalla, tempi di iniezione, fase. Digitale sì, ma appartenente a quell'epoca lì, che anzi è anche bella da vedere. Posso gestire un sacco di cose, ma soprattutto se dovessi avere qualsiasi domanda da fare ad Alberto, posso farmi aiutare anche da lontano, basta leggergli determinati dati e lui mi sa dire cosa sta succedendo a distanza nel mio motore. Che facciamo? Puntiamo l'assetto. Facciamo quello che quello merita. Ah, c'ha DFV pure questo. Arrivati gli ammortizzatori, un bel kit Öhlins by Andreani. Una delle componenti più importanti della macchina che aspettavo con più ansia era l'assetto, gli ammortizzatori che Öhlins ha sviluppato apposta per la mia Sierra e che adesso ovviamente poi potrà essere venduto anche ad altri proprietari come me, e non esisteva per la 2VD, esisteva soltanto per la 4x4. Ci sono grandi speranze che sia un assetto come me lo immagino. Ecco la fine che ho fatto. Con Öhlins ho sempre avuto belle esperienze, quindi sono sicuro che la macchina andrà forte, ci sarà da fare qualche regolazione. Dopo le prime prove capiremo come settarlo, ovviamente è un ammortizzatore che ha varie tarature, ci giocheremo un po', dopo il rodaggio quando potrò farla andare un po' di più capiremo come si comporta, ma principalmente la macchina la userò su strada, quindi dovrà rimanere abbastanza morbida. La picchi un po'. Faremo anche questo prima o dopo, no? Eh sì, Per quanto riguarda i freni abbiamo adottato 4 baffati, quindi non ho scelto dei forati e baffati o soltanto dei forati. Per le mie esperienze che ho avuto in passato mi sono sempre trovato bene più con i baffati per la strada. Eliminano quasi completamente il fenomeno di fading, che è la cosa più fastidiosa quando vuoi andare un po' più forte. Tubazioni in treccia, e penso che per il peso della macchina siano più che sufficienti, soprattutto per un uso stradale. Credo che con i cavalli che avrà ce ne sarà bisogno di questi freni. Cerchiamo una velocità costante che riusciamo a mantenere. Ti annoterai quello che è il valore che vedi, e una volta che sono arrivato nel punto giusto dobbiamo trovare la maniera di guardare in quel momento gli anticipi. Io ti dico quando sono centrato, ti dico, hai capito? Accendo! Vai! Lasciala al minimo un po'.
6.000, 5.500, 6.000. Cioè andiamo bene, ma non c'è il problema che noi pensavamo ci fosse. Quello che è da tabella tu leggevi lì e sul motore invece se ne facevano 19,7. Certo. Quindi va bene. Se te la vuoi provare di cambiare un po' le fasi, da vedere se c'è delle zone migliori, dopo lo facciamo. Un 7% vediamo. Io sono pronto. Dandogli 4 gradi kilowatt gli piacciono 25 kW preso. gli piacciono un sacco. Il problema è che con il 95, come abbiamo detto, siamo impiccati. Se riuscissi a metterci sempre la 100? Il fatto è che se noi mappiamo con la 100 riusciamo a tirar fuori dei numeri diversi. Io posso mapparla così dopo che tu usi a 100, però i numeri restano quelli, hai capito? I gradi di anticipo vi piacciono, il problema è che tende a detonare. Adesso provo a dargli un po' di incrocio, vediamo anche come si comporta, ma il più che mi dà pensiero è la detonazione. 360 kW su 490 cavalli. 490 cavalli. Sarebbero abbastanza. Sarebbero anche troppi. Troppo, niente, togliamo. Allora, meno quanti? Meno quanti? 50? Ma sì, guarda, 440. Ok. Mi sento meno in colpa. Ok. Un motore così chiamerebbe a 100 tani E e additivo. Allora sì che inizi a far numeri. Vedi che ti dice lei, quello che dice lei per me va bene. Se ne vuole di più, Perché se tu mi dici così, io passerei a 100 tani. Comunque una cosa positiva è che non c'è traccia d'alluminio, quindi questa è una bellissima cosa. Anche se l'abbiamo sentito detonare, comunque non sembrerebbe ci siano dei problemi. In mezzo, quindi andiamo qui. Esatto. Facevamo i 160. I 160. Per me abbiamo una ventina di kilowatt di perdita, 20-25 forse anche. Vabbè, sono sempre 340 cavalli. Sì. Però i 630 arriviamo sui 400, 450 indicato secondo me. primissimi metri con il motore nuovo. Stavolta lo shakedown è più strano perché posso concentrarmi già sull'assetto, i freni, lo sterzo e tutte le novità che abbiamo apportato, ma il motore fino a che non si sale di giri non si manifesta per quello che è. È come provare separatamente la macchina e il motore. Non ho bisogno di fare 1 migliaio di chilometri perché il motore è stato già prerodato al banco. A malapena è entrato in coppia già a gomma. Davide mi aveva chiesto 350-370 cavalli, quando siamo andati in sala già il low boost mi ha dati 4,10, l'ho sentito, gli ho detto che avevamo un problema, avevo sforato un po'. Cosa? Non gli ho detto che era in low boost, il resto dei cavalli non gli ho detti perché volevo aspettare di vedere la sua reazione quando la provava. Qua si prevede una gran bufera, è davvero dura andarci piano, ma è importantissimo ascoltare quello che l'assetto, il telaio, i freni, lo sterzo devono dirmi prima di iniziare a darle del gas. Scalpita, quello già si sente.
Stiamo provando ancora con le gomme vecchie e con i cerchi piccoli, proprio per non farmi falsare le sensazioni dai nuovi cerchi NTM con le Michelin PS4 e abbiamo un'idea di com'è davvero l'assetto rispetto a quello originale. Gli ho detto a Davide che doveva provarla con le ruote di 15 perché giustamente aveva un riferimento con quelle, anche perché gli ho detto che praticamente con i 17 faticava a sgommare. Beh, accendiamo l'overboost. Era una bugia. Vai Sierra! Vai Sierra! Oh no 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 no! Sì! Oh no! Secondo me faticherà molto a tenerla anche con i 17. Ma no, ma no, ma no! Sì, signore Davide è contento. È esattamente quello che volevo. Ci vai piano e sembra la macchina di un nonnetto e le dai del gas. Non riesci a tenerla dritta. No, va di traverso anche il rettilineo. In terza. Che animale! È davvero difficile occuparsi del resto quando hai un motore così davanti. Facciamo anche un po' i seri. Parametri tutti in ordine, temperature ok, la dovrò provare meglio, i freni ovviamente sono nuovi quindi non posso darle il vero gas. C'è ancora da tarare gli ammortizzatori, ma già così Öhlins ha fatto un lavoro splendido, non è eccessivamente rigida ancora, è stradale ma nel modo giusto, copia da paura, c'è da fare qualche miglioria, bisogna fare un po' di strada insieme, conoscersi, ma ho capito già più o meno come lavora il motore, entra una gran botta tutta insieme e spalma il posteriore da 0 a 1000. Hai una tavola che è come se non avessi più le gomme dietro, è fenomenale. Sarà dura gestirla, sicuramente con le nuove Michelin riuscirò a darle modo di avere più trazione e se questa qui avrà trazione saranno veramente guai per tante macchine, anche attuali. E il bello è che grazie all'assetto non c'è tanta cabrata quando scarica i cavalli e quindi ha tanta trazione. Ho dovuto fare questa prova con i cerchi e le gomme originali, ma sono certo che con le ruote 817 NTM sui Michelin sarà una furia, E non vedo l'ora! Ero curioso di sentire Davide cosa ne pensava della macchina, probabilmente si aspettava qualcosina in meno. Prima, seconda, no, la terza ho detto vabbè, in terza mi posso permettere un po' di più. Vabbè, ok, calmo. Diciamo che era quello che volevo sentirmi dire. Super turismo, anzi BTCC. Secondo te quanti ne ha? In over? No, 4,50 ce l'ha. 4,80. 4,85. La macchina è un po' più potente di quello che mi aspettavo, quindi probabilmente avremo bisogno di chiamare Bacci un'altra volta e farci mandare un differenziale serio. Non vorrei essere nei panni delle Michelin oggi, perché sarà una giornataccia! Lupo, travestito da agnello, Sierra Cosworth! La mia Sierra Cosworth! Oh, ti porta via! E adesso è il momento dell'overboost. Oh. Per un attimo mi ha dato il respiro. Modena non le basta. ...485 cavalli. Tipica auto da buona famiglia. Non c'è tempo di pensare a parlare qui su. Dovrei raccontarvi come va, ma è tutta una questione di accelerare e pregare che succeda quello che vuoi tu. Ah, qua ti fai solo delle grasse risate e basta, non puoi parlare qui sopra. Ma che stai dicendo? Ma che dici? È
è leggermente più arrabbiata di quella che mi fece innamorare di lei quando ero piccolo, ma l'anima è quella. Guarda come si inserisce il sierrone, si sente leggera, piantata, con questo passo lungo. È bellissima perché ha uno sterzo sensibilissimo e delicato, preciso ma delicato, non è duro, abbinato a una cattiveria fuori dal mondo. È un po' terrificante, ma è come piace a me. E l'assetto. Olins ha fatto un capolavoro, l'assetto è fenomenale, nonostante siamo ancora tarati su quasi uso strada, c'è margine per fare un assetto veramente pistaiolo e la macchina diventerebbe un'arma da guerra. È evidente che le gomme non arriveranno stasera, mi dispiace Michelin, perdonami. E poi, come la mettiamo? Con andare di traverso così? Stiamo scherzando forse? Vede più di un irlandese a San Patrizio, è oltraggiosamente ubriaca di 108 anni. Mi sa che c'ha sete. Mi fermo. Ne vuole di più e noi glielo daremo. Quando guidai la Sierra Cosworth per la prima volta, il pinnone, mi ricordo che dissi che sembrava una professoressa di matematica al concerto dei Black Sabbath. Non te l'aspetti lì, non ti aspetti una con quelle competenze, con quel cervello, affogare sotto il palco di Ozzy Osbourne, e la Cosworth è esattamente questo. Allora, Madonna, mi ha fatto sudare. è calda, no? Mi ha fatto sudare. È un po' un insetto scoppiettante. No, è un demonio, Ho perso 3 kg. Cazzo, allora dovrei andare anch'io. Posso Sì. fare qualche giretto anch'io, devo calare qualche Fai chiletto qua. mezz'oretta, perdi 3 kg. Madonna, che demonio. Me l'aspettavo anche un po' meno, Beh, dai, l'importante è che andiamo sempre oltre la soglia, non sotto la soglia. Tu per scherzo all'inizio della puntata mi hai detto che avrebbe fatto 300. No, di velocità. Non sbagliavi. Li facciamo. Mi sa di sì. Certo che hai rovinato le gomme nuove. Già è pronto il secondo treno. Ottimo, Presi direttamente 2. ottimo. Sì.